Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Sono qui con un video differente oggi, come potete vedere, sarà infatti un'intervista. L'intervista di oggi sarà con Will John, che è un calciatore professionista, e voi vi chiederete perché un calciatore professionista in un canale di italiano? È perché Will John, oltre ad essere calciatore professionista, è anche poliglotta di 9 lingue. Correggimi se sbaglio. No. Comunque mi presento, Will. Ciao Will, come stai? Ciao, Benvenuto nel ciao a canale. tutti, sto bene e grazie. Sono contento di essere qua, sì, è sempre un piacere per me parlare italiano, almeno non lo so, perché la mia storia in italiano è davvero, è un po', è un po' pazza, diciamo. Quando è iniziata la tua storia con l'italiano? Con l'italiano, non lo so la verità, perché ho imparato lo spagnolo quando ero piccolo. Mhm. Sì, E questo, quando dico piccolo, diciamo quando avevo forse 9-10 anni, qualcosa del ok. genere. Ah, wow, ok. E dopo un giorno stavo parlando con mia mamma, Sì, mi diceva, tu sai, le donne, a loro le piace gli uomini che parlano molte lingue. Ho detto: "Oh, okay", in questo periodo forse avevo 16-17 anni, ok. forse, più o Ok, meno, e ho sì. detto: "Ah sì", come io facevo finta di non essere interessato, ma tra 10 minuti sono andato a camera mia per trovare una lingua con che posso studiare almeno. Sì, E ho trovato che l'italiano era molto simile allo spagnolo, allora iniziavo non lo so, tradurre qualche parola sì. e ho detto: "Okay, posso farlo." E questo era l'inizio, possiamo dire, di questo avventura. Com'è stato il tuo inizio? Qual è stato il tuo approccio alla lingua italiana? Posso dire le parolacce? Perché tu hai, non lo so, Sì, forse è il meglio tuo... di no. Dici tu, no, devi decidere tu perché, sul mio canale io dico sempre Vai tutto, però tranquillo, vai okay, tranquillo, perché il mio sentiti come approccio sul tuo canale. okay, okay, perché il mio approccio era davvero, faceva schifo, Sì, era di merda, possiamo dire, perché non sapevo come imparare una lingua. certo. Quello che ho fatto era soltanto il metodo tradizionale, e questo è il problema, Okay, secondo me, per il sì, mondo, troppo grammatica, non sapevo dei listi di verbi, di parole che senza contesto, sì, era uno sbaglio. Allora il mio approccio all'inizio non era buono. sì. Te hai iniziato con le tue tabelle, i tuoi libri di grammatica, ripetere, ripetere, Sì, ripetere sì, e sì. poi cosa ti ha fatto cambiare approccio? Questa è una buona domanda perché, in questo periodo, non avevamo l'internet, Sì, come è oggi. Allora forse non lo so esattamente perché, con l'italiano è una storia diversa, dopo, quando avevo 19 anni, sì, ho iniziato a giocare, il calcio, sì. come professionale, e questo ha cambiato tutto perché non andavo a scuola. Okay. Quello che i calciatori, molti non lo sanno, però i calciatori hanno il tempo. Io il Ah dai, tempo dopo l'allenamento è soltanto 1 ora, forse 1 ora e mezzo, e dopo okay. questo hai tutta la giornata per fare quello che ti pare. Allora, con tutto questo tempo volevo studiare le Sì, lingue e tutto, e allora io cominciavo a fare Pimsleur, per sì, esempio, se conosci Pimsleur, questo mi sì, aiutava conosco. un po', e dopo passo a passo
io sono riuscito ad avere il mio metodo, con Okay. input comprensibile, con Sì. i libri, con le storie, e non lo so, e dopo gli anni, sono riuscito più o meno ad avere un metodo forte per Sì. imparare le lingue. Infatti prima di immergerci nel tuo approccio, nel tuo metodo, tu, mi dicevi che parli 9 lingue, giusto, al Sì, momento? sì. Il tuo obiettivo è raggiungere 10 lingue. Sì, O infatti. quali sono le 9 lingue che tu conosci? L'inglese, italiano ovviamente, lo Mh-mh. spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, croato, lo svedese e il Wow. danese. Credo che sia Wow, tutto. okay. Qual è stata la più difficile da imparare? La più difficile, diciamo il croato è abbastanza diverso della mia Okay. lingua madre. Sì, L'inglese, anche il russo perché come si chiama questo? I sì. caratteri forse sono Il diversi, le lettere. l'alfabeto diciamo, L'alfabeto, l'alfabeto sì, russo, sì, 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 esatto. completamente diverso. No, totalmente, sì. Sì, allora questo era un po', e anche la pronunazione, posso Questa è dire. diversa, la pronuncia. La pronuncia, grazie. La pronuncia del danese Mh-mh. è un po' difficile anche questo, la Sì. grammatica è semplice per me. Ah, okay, quindi dal punto di vista di pronuncia magari lo Mh, svedese, l'alfabeto il russo e la grammatica italiano, mh-mh. spagnolo o francese. La grammatica spagnola e italiana non è così difficile. Okay, Il francese sì, sì, un po'. sì. Non so È ve quante lingue parli tu? Io parlo italiano ovviamente, Ah-ah. spagnolo, inglese, francese, però Eh. francese livello intermedio e studio cinese anche, quindi Ah, okay, sì, okay. sì, E come sì. va con il cinese? La costanza è tutto con il cinese. Se perdi la costanza, perdi anche il cinese molto velocemente. Sì, Però è sì. una lingua meravigliosa, meravigliosa con una storia incredibile e mi piacerebbe poter dedicare più tempo allo studio di questa lingua. E quindi ti manca una lingua e hai deciso quale sarà la tua decima lingua? Sì, il problema è che all'inizio io ho detto 10, come un numero casuale, Sì, ho detto: "Okay, 10", perché ho 16 anni, questo mi sembra certo, come molte lingue. Adesso ho n posso almeno comunicare con nuove lingue, certo. la prossima ho in mente di almeno imparare, possiamo, okay, contare adesso il Okay, portoghese, sì. uhm, Yoruba, questa è la lingua del mio padre, di Ah, Nigeria. Lui viene di okay. Nigeria, allora parlano anche Okay, l'inglese, sì. parlano, ma, Yoruba, Sì, l'arabe, ovviamente il cinese, il sì, latino perché ci sono volte io leggo sempre, sì. voglio anche leggere di questi grandi, libri. Possiamo dire che questo più o meno è Sì, il piano per ora. molte di queste lingue che tu hai nominato sono lingue molto difficili. In questo caso pensi di, sfruttare un nuovo approccio oppure usare il tuo approccio, il tuo metodo? Per fare tutto questo il mio metodo funziona perfetto. Infatti, Okay, se posso spiegare almeno l'approccio all'inizio, perché questo per molti, tu assolutamente. hai forse non so quanti studenti, la Sì, motivazione sì, all'inizio è qualcosa che aiuta, la sì, gente, ma non è abbastanza per imparare una una lingua, è devi vero. avere almeno la struttura, un po' di disciplina, come hai detto con il cinese, non puoi, so Sì, che se ami il cinese, ma non è abbastanza. Ci sono delle cose molto, molto importanti, specialmente mh-mh. all'inizio, da avere molti adesso sanno dell'input Sì, comprensibile, questo è più o meno è molto popolare,
però è soltanto una cosa, perché alla fine devi riuscire a parlare, forse, non lo so, È leggere vero. o capire, questo è un problema in italiano. Di dove sei? Io sono di Genova. Di Genova, Conosci? dove sì, 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 lo conosco perché il calcio a Sì. Genova è una Ah, è certo, sì. anche Colombo, no? Sì. Colombo, poi per il calcio Genoa, Sampdoria, Mh-mh. sì, Ah, Sampdoria, sì. sono di Genova, Okay. ma ho vissuto 10 anni a Milano. A 10 anni a Milano. E Sì. dov'è Genova? Dove si trova? Si trova sulla costa, nord-ovest dell'Italia, a 1 Nord-ovest. ora e mezza da Milano, sì, sì, Okay, sono sì. stato a Milano. Quello che volevo dire è che nel sud, tu lo Sì. sai bene, che nel sud la gente mangia le parole. Allora quando guarda sì, la cosa sto È per vero. esempio adesso Sì. guardo una serie che si chiama Incastrati, Ah, non lo non la so se s conosco. No. okay, è su Netflix adesso, è nuovo. Okay. È un commedia, non lo spiego, Sì. però, tutti i caratteri sono di Sicilia. Ah, Ehm okay, tutti i personaggi, sì. sì, sì, il personaggi, grazie. Okay. Allora è molto interessante, però questo è un problema anche perché abbiamo l'input comprensibile e questo Certo. Sì. posso trovare su YouTube in qualunque lingua, Sì. ma i nativi non parlano così. No. Dopo un po' di tempo devi cambiare, devi fare questo Eh, salto è a verissimo. e allora abbiamo un approccio che ti spinge un po' di imparare, la base, Sì, uhm, e allo stesso tempo prepararti per il mondo reale. è Qual vero, è normalmente lo scopo per tutti, di avere totalmente. una conversazione, qualcosa del Sì. genere. Allora sì, questo è più o meno l'inizio. Tu hai imparato l'italiano prima di arrivare di viaggiare in Italia, no, tu già conoscevi l'italiano prima, no? Sì, sì, no, no. E ancora non capisco perché ho giocato molti anni in Sì, Croazia, 2 o 3 anni, e Croazia è molto vicino all'Italia e dicevo sempre che dopo la stagione devo partire, andare un po' sì, a Milano, non so, a Roma, sì. però non l'ho fatto, sempre perché passavo forse 5 mesi qua, Okay, sì, giocando, e hai una pausa, è 1 mese e durante questo mese voglio andare a casa. Allora sono certo. andato a casa, sono negli Stati Uniti, sono molto lontano dei Sì. miei parenti, genitori. Allora non sono riuscito Mh, ad andare in Italia molto. Allora okay. la prima volta che sono andato in Italia era a Trieste. Se conosci Ah, Trieste? sì, 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 Certo. assolutamente. Uhm, ero era una cosa surreale, se surreale è una parola in italiano. Surreale, bravissimo. Sì, sì, A esatto. volte tu sai, perché che non ho mai vissuto in Italia e Sì. io ho questa sensazione di inventare, le Le parole. parole. Non so mai forse è così, però A me però, succede con lo spagnolo, quindi ti capisco, sì. okay, okay, sì, Sì. certo. Però, sono andato a Trieste e la prima persona con cui ho, provato di Sì, parlare era uno vecchio, un uomo anziano e ho sì. detto: "Ciao, dov'è" non lo so, il ristorante questo e mi mi ha dato uno sguardo ridicolo, come Okay. e io ho detto: Ma cosa mi sbaglio? Forse non parlo l'italiano, Che errore ho ho passato" fatto? sì, cosa ho fatto? Lui non era d'Italia. Allora non la Ah, prima persona con cui ho parlato sì. non era Sì, d'Italia, okay, perché ero come un bambino, certo. volevo parlare con tutti. Adesso ho passato forse soltanto 30 giorni in Okay. Italia, Sì, e passo soltanto 2 o 3 giorni lì per sì. lavoro, per fare delle interviste con Milan o Inter o Okay, i giocatori sì. di calcio. Okay, quindi questo è molto interessante, perché una domanda che ricevo spesso dai miei studenti è: "È possibile parlare l'italiano
ad un livello avanzato senza immergersi nella cultura, nel paese? E io dico di sì, perché effettivamente è così, per me è stato così, con lo spagnolo ovviamente. È anche vero che l'italiano e lo spagnolo sono 2 lingue molto simili, però sentire appunto il tuo italiano, ascoltarlo e avere conferma di questo effettivamente è un'altra cosa. Quello che dici dell'immergersi in un paese o Sì, nella lingua è infatti molto importante, perché il mio metodo si chiama l'emersione artificiale. La cosa più facile, diciamo, sì, sarebbe di andarsi in Italia, vivere a Roma per 10 anni e dopo certo. sì, certo. Però esistono le persone che non imparano una lingua Verissimo. nel paese, perché Sì, sono circondati de persone che parlano inglese, o molti sì, stranieri parlano sempre inglese, o forse vuoi andare in, non lo so, a Dinamarca o Danimarca. sì, In in Danimarca Danimarca. Sì, parlano l'inglese, non vogliono sì, parlare danese, perché quando ti sbagli una parola cambiano a parlare sì, l'inglese, questo è subito, un problema. Allora, non è è così, verissimo. tu devi sempre mettere l'energia nel tuo viaggio, in questo È veri progetto. E allora, quanto tempo per avere una base sì, è diverso, dipende da molte cose. mh-mh, Tu sei d'Italia, per imparare lo spagnolo è più facile per te. certo, esatto. Però il cinese non è è completamente l'opposto. Allora Sì, dipende della tua lingua madre, le tue mh-mh, motivazioni, sì, all'inizio, la tua disciplina e la struttura. Io direi per gli americani, diciamo, sì, 1 mese per avere le conversazioni semplice. E sì, quando dico semplice, io sto dicendo soltanto: "Come stai?" "Sto bene, grazie." È certo, questo. Per molte persone, loro hanno passato forse 2 o 3 o 4 anni nella sì, scuola studiando italiano, il tedesco, francese, tutte le lingue popolari. Non sono riuscito. Siamo così. Tu parli lo spagnolo perché lo spagnolo è molto utile agli Stati sì, Uniti. Sì, sì, sì che parlo. Va bene, allora io inizio a parlare lo spagnolo. Okay, no, io so come si dice, me llamo, con un accento forte e non sì, dico che un il mio accento non è così, è perfetto, però ehm, è è davvero vero. divertente, no? È il classico: "Una cerveza por favor", o Sì, 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 sì. quello sempre, non manca mai. È diverso totalmente quando vai in un paese e ti metti a parlare con le persone, a parte il fatto della pressione, perché comunque senti pressione quando Mh, parli con una mh-mh. persona nativa, ma anche la paura del fare gli errori. Secondo me, per esempio, questa è una di quelle cose che dobbiamo totalmente togliere dalla nostra testa, perché sempre faremo errori, li faremo S anche ma nella nostra stessa lingua sì. e la persona dall'altra parte apprezza il fatto che tu stia facendo uno sforzo per parlare la sua lingua. Non ti posso dire quante cose sono ricevuto gratuite per Sì, per il fatto di parlare tutti queste lingue. Specialmente negli Stati Uniti io dico: sì, "Ah sì, sono non lo so, una volta sono stato a New York, okay. sono entrato in un bar per Sì, ordinare qualcosa, il cibo, era c'era una donna di Serbia, e okay. normalmente gli americani non conoscono Sì, conosciamo il paese, ma dove si trova e la lingua no. Allora, ho sentito un po' un accento, pensavo che fosse il portoghese, non lo so, qualcosa. okay, E ho detto: "Di dove sei?" E lei mi ha detto: "Ah, di Serbia." E immediatamente è andata a lavorare o qualcosa, perché oka i americani sì, non lo sanno. E dopo ho detto: "Ah sì, io infatti ho giocato lì e sì, bla, 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 bla." E dopo un paio di minuti mi hanno dato cibo
le bevande, io sono come si chiamano? I camerieri. I camerieri, sì. Sono venuti per parlare con me. Ah Sì, sì, oh, ti conosco. Dopo, è quando incredibile. tu vieni qua, devi dirmi, puoi mangiare qualunque cosa. È sempre così, è sempre Sì, così. Allora io commetto sempre gli errori. Ho detto in un video che ho fatto, il mio obiettivo non era sì, di essere perfetto. Io andrò, studierò l'italiano per tutta la vita, e questa è, bravo. è una Sì, delle mie passioni, e sono così con tutte le lingue che parlo, però il mio obiettivo era comunicare sì. e capire. Nient'altro, il mio obiettivo era comunicare e capire. Tu all'inizio hai detto che voi calciatori avete, un po' di tempo libero, che io non me lo aspettavo minimamente, devo essere sincera. Sì. Com'era la tua routine, per Ah, integrare lo okay. studio? Sì, come lo integravi nella tua Io giornata? ero all'inizio, devo dire che io ero e sono ancora ossessionato con le lingue. Allora Sì. la mia routine non è normale, non è affatto normale per la gente, e specialmente se posso spiegare, io capisco i calciatori, non sto giudicando la gente, perché abbiamo forse, i soldi, il tempo, Mh-mh. un lavoro, da 19 a 18 anni, Sì, non devi pensare al futuro, non devi certo. studiare di più, non devi leggere. Allora sì, alla fine questo, Sì, ti rende un po' pigro, non lo è so. vero. Hai bisogno di trovare una motivazione interna per È spingerti è a normale, sì, sì, sì. Quello che volevo dire è che per me la routine era, sempre, nella mattina io leggo, io faccio la meditazione e la yoga, questo è normale per me, okay, okay. uhm, e anche mi aiuta non soltanto con la vita, anche con la mia vita calcistica, Sì, uhm, e così, però, dopo leggo un libro. Non posso leggere di più in inglese, non posso guardare i sì, film in inglese, è noioso per me. immagino, Almeno immagino. è forte, è molto cool che tutto il mondo parla l'inglese, Sì, però è anche noioso. Okay, voglio parlare qualcos'altro. Sì, la mia routine dopo sì, l'allenamento, con i miei compagni di squadra, sì, andiamo a mangiare qualcosa. Dopo okay. loro normalmente, vanno a dormire, non lo so, non Sì, fanno niente per le si prossime riposano. sì, sì, si riposano, Sì. non lo so, giocano a videogiochi, FIFA e queste cose per le prossime 5 ore Sì. fino alla cena, e dopo Okay. E poi ci forse sì, fuori con gli sì. amici. Tu sai, niente, non lo so, per me durante questo tempo Mh-mh. io volevo sempre costruire un negozio, Sì, qualcosa per il futuro. Allora ho okay. iniziato con 23 anni di pianificare qualcosa per il mio futuro, perché io Sì, mi piace così tanto, di avere soltanto 1 ora di lavoro ogni giorno. Chi non sì. può questo è un sogno, non può È un essere sogno, sì. vero. Sì, Sì, ehm, sì. allora l'unica altra cosa che ho fatto, quando avevo forse 25, 26 anni, ho cominciato a Okay. farlo con Facebook. Non so se ti ricordi, in questa Sì. epoca, non so, 10 anni fa, non Okay. era non avevamo Instagram. Avevamo Instagram, però Sì, Messages, Snapchat, TikTok, questo non esisteva. è Ah, verissimo. allora io aprirei, forse 5 o 6 chat Okay. sul mio profilo di Di Face Facebook, e parlerei con gente in italiano, danese, spagnolo allo stesso tempo, ah, e wow. questo mi aiutava ad, praticare un po'. È una grande, Wow. ehm Questo deve essere stato anche difficile, una bella sfida. Diffi difficile, molto difficile, però Sì, adesso mi aiuta,
aiuta non so, Totalmente. costruire la mente un po' più forte. Mh. Completamente, anche perché io per esempio ho studenti di diverse età, nel senso che ho magari trentenni, Mh-mh. quarantenni, fino a ottantenni e tante volte, gli studenti un po' più anziani mi dicono: "Sai, io in realtà studio l'italiano per mantenere il mio cervello attivo, per Mh. mantenere attiva la mia memoria Mh-mh. ad un buon livello", ed è verissimo, Sì. è il modo migliore secondo me. Sì, certo, non ho Sì, paura di di avere un sì. cervello che non funziona quando Bravo. avrò Es 90 anni. Esatto, esatto. E adesso, appunto tu continui con il calcio, ma crei anche contenuto, no, Mh-mh. contenuti di diverso tipo, Mh. sportivo, linguistico. La tua routine è cambiata? Sì, perché ho queste interviste così, Sì, queste è anche è il lavoro però allo stesso tempo certo. sto praticando. Però sì, è cambiato molto perché ho anche un podcast, Ah, e wow, faccio le okay, interviste in italiano. Ho fatto un'intervista con Mauro Billino, lui okay. era il traduttore lavorava per il Vaticano, Ah, ha okay. fatto una ricerca controverso si dice così. Okay, Ehm, controverso, sì. sì, allora, ti do il Sì. link Bravo, perché esatto, è anche sì. in italiano, lui è un buon uomo. Assolutamente. Ma la mia società Sì. ha 3 dipartimenti, questo è il di Okay, calcio, sì. delle lingue e anche i podcast, Okay. entertainment diciamo. Sì. Che cos'è che ti fa sentire più motivato? A tutti e 3 e ho anche altro progetto, Okay. non lo so perché, volevo sempre farlo, volevo sempre farlo. Sì. La gente mi chiedono sempre o spesso dicono: "Cosa fai o cosa farai quando finisci?" Ho Sì. detto: "Esattamente quello che sto facendo ora." Adesso Ma io già ho iniziato. sì, Sì. sì, ancora di più di quanto io Ancora stia di già più forse. facendo. Sì, sì, Esatto, sì. esatto. Non sono uno di questi giocatori che non ha pianificato qualcosa per il futuro, perché Certo. normalmente giocano, uhm, e dopo un giorno dicono: "Ah, non posso. Okay, cosa faccio adesso? Okay, forse allenatore, non lo Eh, so, sì, direttore." Queste cose. certo. Voglio delle opzioni. Tu per quanto tempo pensi di giocare a calcio ancora? Non lo so, io ho avuto la fortuna di Sì? non avere grandi problemi con i ginocchi, con il Okay, mio corpo, allora non lo so. Io okay. quando gioco mi diverto e Sì, niente, non penso molto in questo perché sono sano, posso continuare per un paio di certo. anni almeno. Allora vedremo, cosa Sì. succede, però non lo so. Tu hai, giocato contro il Milan o comunque o contro l'Inter? Non so, io Sì. devo ammettere la mia ignoranza, Ah! in fatto di calcio, Di non calcio. sono Okay. sì. Allora non sei mai stata in una partita in Italia? Allora, no, in Italia no. L'unica Oh, okay. partita di calcio a cui sono stata è stata in Argentina, Oh, il, Boca, River River. Plate Sì. contro non mi ricordo l'altra squadra. Però com'era? Era Incredibile, divertente? è Okay. stata incredibile, anche se devo esser sincera, più o meno verso metà partita, non so, un tifoso, un qualche tifoso ha tirato un petardo che è finito sul campo da calcio e la Esatto. partita si è interrotta lì. Quindi ho detto: "Un Oh, destino, è il destino. Io forse okay, non devo andare okay. a alle partite di calcio." Sì, 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 io anch'io ho giocato contro il River, Ah, Boca, okay. San Lorenzo, Wow, okay. sì, ho giocato contro dicono sempre il vero Milan, Sì. questa squadra con Gattuso, Alessandro Nesta, Wow. Maldini, Inzaghi, Kakà, Sì, Ambrosini, l'allenatore era Carlo Ancelotti, sì. era incredibile. Com'è stato? Sì, è stata un'esperienza unica. Unica, sì, specialmente perché, prima di giocare, io passavo sempre il tempo guardandoli sul Sì, TV.
Adesso sto giocando contro il Gattuso e mi sta Mamma mia. attaccando, e come Sì. questo non è normale, però sì, era Total un'esperienza molto, molto, molto divertente, Sì. E interessante. lì già, parlavi italiano o non lo parlavi ancora? No, no, perché Ah, avevo 19 anni. Non posso okay. dire che non parlavo, però il mio giocatore Sì. attaccante preferito era Inzaghi. Okay. Mi piace moltissimo. Sì. E anche suo fratello, che si chiama Simone, credo. Sono riuscito a parlare un po' con Nesta in italiano. Okay. Ho cambiato, forse si dice scambiato, non lo so, tu sei italiano. Dipende Per che cosa vuoi dire. Cambiato Ho la fatto 2 maglietta. no, scambiato, allora scambiato la Scambiato, sì, maglietta. Sì, esatto, sì. okay. Scambiato la maglietta con Pirlo, abbiamo parlato Wow. un po', era, cool. Sì, ho parlato un po' con Carlo Ancelotti, che, "Ciao, tutto bene?" Bla, 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 bla. Sì. Però no, non potevo realmente avere una conversazione in italiano a quel periodo. La tua prima vera, piena conversazione in italiano, quando è stata? Probabilmente in Croazia, Ah, un paio d'anni dopo, con gli okay. italiani, Ah, perché sono okay. venuti Sì. qua in Croazia per le vacanze. Un amico mio voleva parlare con una donna, credo, Mh, sì. e questo era il problema. "Tu parli italiano, parla con Fai da lei per", interprete, sì. e sono l'interprete, va bene, okay, okay. E questa era forse la prima Il volta, o pri forse prima di questo ho già non ho giocato, ho giocato in Sì. una, la Coppa mondiale per giovanile, Okay, diciamo, sì, sì, giovanile, abbiamo giusto, sì. perso, sì, sì, abbiamo perso contro l'Italia. Ho parlato un po' con loro dopo la partita, però non era quando potevo Sì, realmente parlare come adesso, sì. certo. E adesso per esempio tu parli l'italiano tutti i giorni, quotidianamente, oppure è difficile mantenere una conversazione o comunque uno scambio? Il mio metodo: Sì, devi leggere molto. Quando sei un po' avanzato, anche all'inizio, se puoi trovare okay, il materiale, e quello che abbiamo sì, fatto nel nostro programma è trovare questo materiale essenziale per i principianti, perché okay. è difficile sapere: "Posso leggere questo libro?" Normalmente no, non No, fanno, e sì, tu non vuoi davvero, leggere, non lo so, mh. un libro per i bambini. Sì, una Non favola, magari sì, sì, la leggi solo aiuta. per sì, aiuta, è vero, per cercare di abituarti un attimo alla struttura della lingua, però non è che la leggi con tutta questa voglia, dici: "Non No, vedo l'ora", dici. esatto, esatto, e questo è quello è il problema. Allora sì, non parlo ogni giorno in italiano, è più o meno impossibile, però, Sì, leggo o ascolto un podcast italiano, o okay. per mie lingue, ho delle, possiamo dire, per l'italiano questo io faccio Mh-mh. i miei appunti, qualcosa io, Okay. Sì, si sì, in prende i miei italiano. appunti, sì. Per scrivere i miei sogni lo faccio sempre in Ah, francese. ah, Uhm, io ho dei dipendenti con cui sì. parlo lo spagnolo, croato, allora riesco a fare ogni giorno più o meno 5 o 6, parlo Sì. 5 o 6 lingue. Appunto adesso parlaci un po' di come funziona il tuo metodo, perché sono curiosa in prima persona. Vediamo se Okay, posso migliorare un sì, po' sì. il cinese. Si chiama l'artificiale, l'immersione artificiale, Sì, perché la cosa più importante è essere, dentro, sì, diciamo, la lingua. Allora devi cambiare il tuo mondo, okay, non nel senso, tutti pensano: "Okay, vado tu mi puoi aiutare adesso con sì. questa parola, settings nel tuo Le impostazioni del impostazione, telefono. esatto, Sì, esatto. sì, Pensano: "Okay, se cambio tutto questo o vado a", però no, sì, non ci sono, è troppo difficile, sì, all'inizio almeno, però, verissimo. ehm, l'idea l'idea è giusta, è Sì, giusto davvero, perché devi cambiare e devi lasciare la tua lingua madre,
Sì. all'inizio, e questa è una cosa molto molto difficile, Okay. specialmente se non l'hai mai fatto. Allora, Certo. inizio sempre con l'input comprensibile, podcast di 5, di 10 minuti, nel primo giorno. Okay. Parliamo soltanto del primo giorno. Tu hai deciso Okay. di imparare, non lo so, il francese, o hai già Sì. parlato però il russo, diciamo. Sì. Allora devi ascoltare e vedere qualcosa, l'input comprensibile, 15 Okay. minuti, al massimo, e Okay. devi ripetere questo per la mattina, devi Sì. farlo la mattina e anche, non lo so, soltanto un'altra volta nel giorno. Questo è soltanto una cosa, O e dopo devi scrivere, perché non è normale, però quando dico devi, la ragione, c'è una ragione per fare questo, è perché quando scrivi qualcosa, se è possibile, con il russo per te non sarebbe possibile, Sì, però uh, non, non puoi scrivere qualunque cosa, devi mh. chiarificare, Devi chiarire, chiarire. Sì, chiarire, grazie, bravissimo. sì. Devi chiarire, le tue idee. Sì, Allora, sì. se riesci a farlo, io voglio cibo, Sì, però almeno non hai detto I want food, è I want verissimo. cibo. E dopo 7 giorni Sì, non lo so, 2 settimane, poi davvero riesci a parlare o pensare, a ragionare un po' in italiano. Questa è la cosa più, normalmente le persone sì, non arrivano a questo punto, a è verissimo. ragionare davvero in italiano, e io non sto dicendo che tu puoi essere affluente, puoi Sì, dire tutto, non è l'obiettivo. L'obiettivo è ed essere una persona che può parlare sì, e comunicare, e dopo, se vuoi davvero arrivare a questo livello avanzato, puoi farlo ci sono certo. molte cose per farlo, però questa cosa, questo periodo è la cosa più importante, di tutto. È Sì, verissimo, sì. L'esercizio della scrittura io per esempio ho un diario dove scrivo tutti i giorni in cinese e in francese. Ovviamente in cinese le frasi sono molto basiche, come hai detto tu: "Voglio mh. cibo" o Sì, "Sono sì. occupata", Mh, però cerco di integrare ogni giorno un paio di parole nuove e mh, di utilizzarle anche nei giorni successivi, di modo tale mh-mh, da memorizzarle, proprio assorbirle. E mi ha mh-mh. aiutato tantissimo questo esercizio, è incredibile quanto mi abbia aiutata. Devo dire anche che, la ripetizione è molto importante, Sì. però anche le storie, se ascoltare una storia, io guardo sempre Peppa Pig, Ah per sì? esempio. So che Peppa Pig non è così interessante, però dopo un po' di tempo, okay, ho detto: "Ah, mi piace questo." Non lo so, Vero? però il Sì, sì. vocabolario ti aiuta, ti aiuta. Sì, Una storia ti sì, aiuta moltissimo. Leggere, ascoltare, guardare o vedere, una cosa del genere ti aiuta moltissimo. E sì. un'altra cosa, perché tu hai forse molti studenti, Mh-mh. e forse loro non fanno il lavoro fuori dalla classe, e questo è il problema. Io ho Sì, pagato per un tutor, il mio sì. tutor deve insegnarmi però questo non è No. vero, non funziona così. Tu devi fare tutto il lavoro per me e il tutor. Questo appuntamento è come una partita di calcio. Io faccio ogni giorno la pratica e devo fare qualcosa ogni giorno. Adesso devo vedere dove sono. Bravo. Ho fatto un buon lavoro o no? E questo è il Sì, metodo per arrivare o verificare o controllare veramente dove sono. è Allora verissimo. tutto il primo mese molto input, e la gente non capisce esattamente cosa vuol dire input comprensibile. Devi capire più o meno tutto, non Vero. tutto, perché se è troppo facile non ti aiuta, No. però tutto. Devi leggere molto, 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 e ascoltare molto, o guardare, e dopo il tuo cervello fa il lavoro. Sì, Non sto pensando
ogni parola. Cosa devo dire? Non è così. La questione del livello che hai detto tu, devi trovare diciamo, materiale che sia più o meno del tuo livello. Non puoi iniziare a studiare una lingua e pensare già di guardare una serie TV e cercare di capire qualcosa, perché non la capirai, non No. è impossibile. Quindi tante volte, appunto, molte persone iniziano a guardare una serie TV e si demoralizzano perché, Sì. giustamente dicono: "Non sto capendo niente, cosa devo fare?" Quindi Sì. la cosa più importante, per esempio a me aiuta moltissimo cercare, contenuti su YouTube che mi interessano e che ho bisogno di guardare. Se voglio fare un piatto, se voglio fare una ricetta in particolare, una recensione di un prodotto, qualcosa che voglio comprare, guardo Mh. il mio video di 10, 15 minuti e appunto ho la necessità di guardarlo perché se voglio Sì. sapere sì, No, sono d'accordo e lo faccio sempre prima di, non lo so, fare un'intervista con qualcuno, sì, deve almeno fare una ricerca di sì, cosa le interessa e dopo sì, può parlare un po' e deve fare queste cose, però è difficile per molti, lo so, perché sì, il metodo tradizionale ha fatto, non lo so, per tutti sì. ha fatto questo gioco un problema. Verissimo, totalmente. Mh. E tu hai mai fatto delle lezioni di lingua? Hai mai preso delle lezioni di lingua da un insegnante o, lezioni di gruppo in un'accademia? Hai mai provato? In un'accademia no, no, Okay, o qualcosa del genere no. Posso dire, quando ero all'università sì, loro volevano che io studiassi soltanto lo spagnolo e okay, nient'altro. Io volevo studiare lo spagnolo, anche l'italiano. Ehm, sì. loro hanno detto: Non puoi farlo. Tu stai giocando al calcio, vuoi fare la Sì, biologia, in spagnolo e italiano." Però questo mi sono arrabbiato, mi hanno fatto prendere una classe di matematica, non lo so, però durante sì, queste classe io ho comprato un libro di italiano e stavo studiando okay. tutto il tempo, però, sì, è difficile per la gente perché questo è il metodo tradizionale di imparare una nuova lingua da solo. Certo, sì. E questo è il problema. O Duolingo, perché non sono un grande fan di Duolingo perché non fa un bel No, cazzo di niente, non fa niente. Questo non lo so. E ci sono molto influencer che non sì, dicono la verità. Io ho fatto Duolingo, ho fatto è vero. moltissimo e ti posso confermare che non funziona. Non No. funziona, ti aiuta un po' ed non lo so, Sì, a divertirsi. imparare qualche vocabolo qua e là, però sì, 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 se tu passi tutto il tempo facendo Duolingo, tu non riesci no, mai a no, no. parlare. E anche perché comunque Duolingo, come hai detto te, è più un divertimento e io noto che tutte le volte che ho fatto Duolingo, Mh. sì, divertente, magari per me per 10 minuti, non più di 10 minuti, perché poi dopo iniziavo, Okay. ad annoiarmi perché era molto ripetitivo. Sì. Però mi sembrava proprio di giocare ad un gioco troppo facile alcune Sì, volte. sì. Il nostro mondo adesso è questo tutto di dopamine, Sì. scrolling, riceve i cuori o punti de qualcosa, è un gioco, è un videogioco. Bravissimo, esatto, è un videogioco, però alla fine, appunto, come hai detto te, immergersi veramente nella lingua e anche andare un po' al di fuori della tua zona di comfort, perché Mh-mh. ovviamente se inizi a guardare un video e si inizi a, chiacchierare magari con una persona, è una sfida grande. Ah-ah, All'inizio ah. non ti sentirai a tuo agio, non ti sentirai rilassato. Certo, certo. Cosa pensi l'intelligenza artificiale adesso? Ah. Cosa Io adoro l'intelligenza okay, artificiale, sì, okay. trovo che sia uno strumento incredibile per migliorare le lingue, il livello delle lingue. Lo uso in prima persona appunto con il francese, Mh. ho Cosa visto che da qual esattamente?
Scusa. Uso Ti ho interrotto. ChatGPT ChatGPT, ok. e sì, però non so se hai provato la nuova Advanced Voice Mode che hanno messo Advanced? No, sì. però voice mode sì. Esatto, è il voice mode però molto più naturale, sembra veramente una conversazione reale con una persona. L'altro giorno ero in spiaggia, ho messo un po' di advanced voice mode Mm, e ho iniziato a chiedere a ChatGPT: "Dai, parliamo di qualcosa di semplice, di una conversazione da tutti i giorni, correggimi se faccio degli errori", quindi mi mm. correggeva le frasi, mi faceva una breve spiegazione. No, io sono molto fan dell'intelligenza Mhm. artificiale. È uno Sì, strumento che, se utilizzato in maniera intelligente, ti può veramente esatto. offrire Sì. tantissimi. Questo è il problema e forse la soluzione allo Sì, stesso tempo intelligente. Devi essere, perché il problema, io so che sto ripetendo sempre questo, però se tu cerchi di fare esattamente quello che hai fatto nella scuola con sì, ChatGPT, non riesci no, a no, parlare. no, Devi utilizzare esattamente così, avere un po' di input, un po' di sì, output, diciamo, una conversazione è così. Quello che trovo speciale, sì, specialmente per ChatGPT, adesso che possiamo uhm, sentire della voce, sì, e io io ho fatto un prompt, diciamo, okay, di ChatGPT di creare una storia di calcio di un sì, livello C1 in sì, italiano, con queste parole, o le parole più conosciute o frequenti, sì, e ha fatto un buon lavoro. La storia forse no, non era così come, sì, non lo so, un grande attore, sì, però è stato utile e sì, dopo puoi avere delle conversazioni su questo. bravo. Perché questo è nella immersione artificiale devi avere un diciamo, una strada. È quello che Sì, io abbiamo messo tutto per la prima giorno devi fare sì, questo, secondo giorno devi fare questo. Se tu non lo fai e non riesci a parlare, non è colpa mia, è no, colpa no, no, tua, okay? Allora io sono sicuro che se tu fai sì, questo, puoi migliorare almeno un po' o pri completamente, o almeno meglio di quello che stavi facendo, prima. completamente. Stiamo provando delle altre cose. Ci sono anche Okay. TalkPal, hai mai Ah, non sentito? lo co no, questa non la conosco. È più o No, meno questo di okay. ChatGPT. Puoi avere le conversazioni, hanno delle Sì, situazioni, per esempio tu sei un cuoco e vuoi imparare le nuove parole per okay. andare a, non so, cucinare qualcosa. Sì, Hanno una situazione già, fatto per te, sì. per leggere, Okay. per parlare. È okay, però la Ah, voce non è così buona. naturale. No, Sì, non è non naturale, no. no, questo infatti è nell'advanced voice mode di ChatGPT ho notato che è differente rispetto al classico, allo Okay. standard, proprio perché se io dico una cosa magari triste, lei mi lei, perché la mia Ah, ChatGPT è una sì. donna, lei mi risponde con un tono di voce triste, invece se è felice Okay. lei mi risponde col tono di voce Okay, felice. okay. Tante volte mi fanno la domanda: "Ma non hai paura che l'intelligenza artificiale, diciamo, ti tolga il lavoro?" Sì, Ed è strano che io come insegnante stia dicendo: "Sì, usate l'intelligenza artificiale per fare le vostre conversazioni", però so anche allo stesso tempo che, diciamo, la comunicazione reale fra persone è differente, quindi la sì, gente vorrà mantenere questo aspetto. certo. Quindi non mi preoccupa particolarmente la questione No. dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo vedere se un giorno riusciamo ad avere l'intelligenza artificiale Sì. in un corpo, a un corpo robotico. Sì. Questo okay, Sì. possiamo preoccuparci un po', Questo sì, però è vero. Per il momento va sfruttata, poi poco a poco ho visto che ci saranno aggiornamenti anche di possibilità di fare il video tipo FaceTime con sì, ChatGPT, quindi sono molto curiosa di vedere dove andremo da dove quel anda, punto di sì. vista. E tu, hai un corso, per quanto riguarda la tua immersione artificiale?
Sì? Infatti, sì, questo adesso è su pre-order, Ok? che va a uscire il 25 di dicembre, Ah, il giorno credo. di Sì, Natale. sì, certo. Ah, ok. Questa è l'idea, però ci sono già gente che hanno Ok. comprato il corso, e questo è l'inizio della nostra comunità. Ok. Stiamo facendo beta testing e tutti Ok. questi per un mese, però è davvero interessante. Sì. Allora sì, golarmylanguages.com, Ok. c'è Perfetto. tutto, è una spiegazione anche di più dell'immersione artificiale, è Ok. esattamente quello che farai o faresti nel Ah, corso. wow. Più o meno direi che le domande che volevo farti le ho fatte tutte, però non so se vuoi aggiungere magari qualcosa o qualche consiglio per chi sta studiando l'italiano, perché i miei viewer son tutti studenti di Ah. italiano, però magari anche per altre persone e altri Sì, studenti. no, devo dire per la maggior parte della gente non pensa davvero che possa, non lo so, che può imparare una nuova lingua. È importante Sì, sapere e davvero pensare. Devi davvero pensare che puoi imparare a sì, parlare e lasciare, la tua lingua madre, perché quello che vedo io è sì, questo è il problema. Devi accettare, è quello che diciamo sempre nel sì, corso, devi sempre lasciare la voglia di rimanere nella tua identità, sì, e devi costruire una nuova. Perché totalmente. quando tu parli l'italiano sei diverso, quando parli lo spagnolo sei diverso, è sempre così. Sì, La tua è personalità verissimo. cambia un po', c'è una base, sì certo, però si cambia un po' perché la cultura è diversa, la Sì, gente sono diversi, la gente è diversa. Io voglio quindi soltanto che la gente si diverta divertirsi e spingersi un po' al di fuori del metodo tradizionale, della zona di comfort. e smettere di Perfetto. fare Duolingo. Bra esatto, basta libri di grammatica, Sì, basta Duolingo. sì, sì. Ti ringrazio moltissimo Will per l'intervista, per il tempo che hai dedicato al canale e mi ha fatto super piacere conoscerti e appunto ascoltare i tuoi consigli, che io in prima persona utilizzerò Ah. nel mio apprendimento delle Grazie. lingue. Deve venire sul nostro canale e faremo una chiacchierata di tutto, la prossima volta, no? Perfetto, molto volentieri, molto Okay, volentieri. Grazie allora mille Will. ciao. Ciao.